Cioè la pagella, il voto, l'interrogazione porta il bambino a capire chi è, a capire quale sarà il suo futuro. Tutto basato su un giudizio, spesso accidentale, di un estraneo. Quello che ho potuto notare durante gli anni in cui ho insegnato è che la scuola passa un'idea di autostima provvisoria. Che cosa significa? Probabilmente vedete un declino dell'autostima da parte dei ragazzi. Ci sono tantissime statistiche che parlano di problemi gravi, quali depressione, problemi legati all'alimentazione e poco amor proprio. Ecco, in generale si parla di poco amor proprio. E se vogliamo pensare a questo come una conseguenza di un comportamento standard, un comportamento ripetuto in un contesto scolastico, ecco, possiamo andare a capire dov'è forse il seme di tutto questo. Anche perché, pensateci, il mondo oggigiorno, come è strutturato, con tutte le sue follie, non sopravviverebbe a lungo a un gruppo, a un'armata di persone sicure di sé. Quindi dobbiamo trovare il modo per rimanere e mantenere questo coefficiente di stabilità di società, dobbiamo trovare il modo di limitare l'autostima di ciascuno, ok? Quindi quello che si insegna è che il rispetto di sé dovrebbe essere subordinato all'opinione di un esperto. I ragazzi, i bambini, sono costantemente valutati, costantemente giudicati. Adesso col registro elettronico ogni giorno il genitore può andare a vedere cosa succede. E la preparazione di tutto questo lavoro è impressionante, cioè tutte le scartoffie che questi insegnanti, mi spiace perché sono persone a volte fantastiche, spesso fantastiche, le cui ali sono tarpate da un sistema che non li aiuta e non li supporta. Però se tutto quel tempo per valutare, fare programmi, venisse usato per insegnare veramente, vivremmo in un altro mondo dove ci sarebbe più autostima. E quindi, ripeto, questo controllo, le pagelle, le interrogazioni, le prove in classe, le prove scritte, tutto questo viene inviato a casa degli studenti per segnalare l'approvazione, per indicare esattamente fino a che punto percentuale, perché parliamo di numeri, quanto dovrebbero essere contenti o scontenti i genitori dei loro figli. Una buona istruzione funziona se si perpetua l'insoddisfazione, perché ho sempre bisogno di più, di qualcosa. Non vi suona un po' come un processo economico forse, dove l'utente, il consumatore deve essere sempre ammaliato e messo in una situazione dove desidera qualcos'altro, qualcosa di nuovo. Il peso complessivo di documenti apparentemente oggettivi stabilisce un profilo che obbliga i bambini a giungere a certe decisioni su loro stessi. Cioè la pagella, il voto, l'interrogazione porta il bambino a capire chi è, a capire quale sarà il suo futuro. Tutto basato su un giudizio, spesso accidentale, di un estraneo. L'autovalutazione, che è l'argomento principale di ogni grande sistema filosofico che sia mai apparso sul pianeta, guarda caso non è considerata come un fattore importante. Ah, ma no, ma Erika, adesso lo fanno la collaborazione, fanno l'autovalutazione. Sì, e in che percentuali? E con che coordinamento? Parliamo chiaramente, degli input positivi ci sono, ma a livello di standard, di massa, qual è la situazione vera? E la lezione delle pagelle, dei voti, degli esami racconta una storia in cui i bambini non dovrebbero avere fiducia in loro stessi o nei loro genitori, ma dovrebbero invece fare affidamento sulla valutazione dei funzionari certificati, no? Certificati dal sistema, ovviamente. E sì, credo che ci sia un problema di privacy, è un problema di privacy vero e proprio, perché non ci si può nascondere. A scuola volete nascondervi, volete fuggire, ma non ci si può nascondere, perché si è sempre tenuti d'occhio. Adesso anche con le telecamere e chissà quali altri dispositivi. Ognuno è sorvegliato costantemente, dai colleghi, dagli insegnanti. E pensate un po', quando non si è sorvegliati, perché l'insegnante esce, ovviamente c'è baldoria, si è però sorvegliati dagli altri studenti. Quindi i mini poliziotti sono comunque sempre attivi perché sono stati ammaestrati per fare proprio questo.
In generale trovo che sia veramente raccapricciante perché non ci sono spazi privati per i bambini, non esiste nel contesto della loro giornata il tempo privato. Gli studenti sono incoraggiati proprio a spettegolizzare, a fare la spia, a raccontare cosa ha fatto uno all'altro, cosa fanno i genitori. E quindi non è solo una mancanza di privacy e un controllo dall'alto, ma è un controllo anche tra i pari. I compiti a casa sono un controllo. In che senso, Erika? I compiti a casa sono un controllo? Certo, i compiti a casa sono la sorveglianza della scuola che entra nelle mura domestiche. È la stessa sorveglianza, è lo stesso peso, è la stessa sensazione. Nella sfera privata della famiglia il compito è quella manina invisibile che ti dice che cosa devi fare. Perché poi, se avessero del tempo a disposizione, non vuoi mica che questi ragazzi studiano qualcosa di non autorizzato. O magari che esplorino, che facciano errori. No, perché poi adesso gli abbiamo dato il silenziatore, che è il telefonino, quindi se non sono a scuola, sono col telefonino e sappiamo bene che cosa stanno facendo. Io credo che il significato della sorveglianza costante o della negazione della privacy è che non si può avere fiducia in nessuno. Cioè, la privacy non è lecita. È un antico imperativo, pensateci. Andate a guardare un po' ai tempi dei pensatori famosi, influenti, filosofi, politici, religione e quant'altro. Tutti questi uomini senza figli che scrissero questi libri, perché poi guardate anche le statistiche, quanti avevano figli e famiglia, scoprirono la stessa cosa, che i bambini devono essere controllati da vicino se si vuole mantenere una società sotto uno stretto controllo centrale. Perché i bambini seguiranno un percussionista solitario, the fiddler, se non si riesce a inserirli in una bella banda uniforme, una bella armata che non ascolta più nulla e non ascolta più se stesso o se stessa e la propria autostima.